Ogni volta che si parla di bullismo, l'interesse e l'attenzione finisce sulle vittime del bullismo. Spesso ci dimentichiamo che nel bullismo esiste anche un'altra vittima, che è il bullo stesso. Il bullo che non è sempre contento di essere percepito o di mettere in atto comportamenti che lo escludono dal proprio contesto sociale. Esistono bulli che, anche se non lo dicono, non sono felici. Che cosa potrebbe fare un insegnante, un genitore per aiutare un bambino che apparentemente non soffre, ma che mette in atto comportamenti così aggressivi da manifestare sicuramente una forma di disagio? Lavoriamo su tre aspetti. Lavoriamo sull'ambiente, l'importanza di creare un contesto sociale di controllo, un controllo positivo, una rete all'interno del quale il bambino, il ragazzino bullo possa sentirsi osservato, possa sentirsi sostenuto e non allo sbando. Molto spesso noi confondiamo il controllo con una forma di possesso, con qualcosa di negativo e valorizziamo l'autonomia dicendo: vorrei che mio figlio se la cavasse da solo, che nessuno gli fosse col fiato sul collo. Ma pensate ad esempio a quante forme di bullismo potremmo prevenire sfruttando la rete sociale degli insegnanti, dei genitori. Nel momento in cui un ragazzino particolarmente fragile sotto questo aspetto, con la tendenza a mettere in atto atti di bullismo, trovasse in ogni contesto una persona di riferimento, in rete con altre persone di riferimento, magari non il suo papà, non la sua mamma, ma un'altra madre, un altro padre, un insegnante, che avvisato di questa fragilità riesca a porre un occhio particolare su alcuni comportamenti di questo bimbo, ad intervenire prima che accada l'irreparabile. È importante che questi bambini vengano inseriti in contesti molto strutturati, non abbandonati in ambienti dove nessuna attività è gestita o coordinata. Interessante sarebbe fargli frequentare attività sportive, oppure centri di aggregazione dove ci sono adulti che organizzano, anche se non in toto, l'esperienza relazionale dei bambini e dei ragazzi presenti. Altro aspetto molto importante su cui lavorare: le competenze sociali, le competenze relazionali. Riconoscere le emozioni degli altri. È importante con bambini che hanno questa difficoltà parlare di che cosa può vivere, sperimentare, provare un'altra persona, soprattutto a seguito delle loro azioni. Vengono richiamati, vengono castigati, però mai si ragiona serenamente con loro su quali sono gli effetti nella mente e nel cuore degli altri di alcuni loro comportamenti. Per proteggerci, per proteggerli, erroneamente li allontaniamo, tendiamo a farli stare con pochi e selezionati bambini, con i quali magari difficilmente entrano in conflitto perché sono, diciamolo pure, no? Spesso molto poco reattivi o perché hanno un'età inferiore alla loro e quindi non si crea quella sorta di competizione che può crearsi con i coetanei. Questo io credo che sia una scelta sbagliata. Non vanno protetti da alcune esperienze, ma vanno inseriti in esperienze protette, cioè gli si deve far sperimentare un conflitto, un sano conflitto, insegnandogli a stare nel conflitto e anche portandoli in situazioni particolarmente difficili, però insegnando a questi bambini a non esplodere. Non si tratta di eliminare dalla loro vita qualsiasi occasione di scontrarsi con gli altri, ma di insegnare a questi bambini a scontrarsi in modo corretto. E veniamo quindi a un ultimo suggerimento, quello di lavorare sull'etica, termine che può sembrare un po' antico, un po' vecchio, ma per etica si intende individuare all'interno di una famiglia, all'interno di un contesto scolastico, all'interno di una società, una scala di valori. Parliamo mai con i nostri bimbi o con i nostri ragazzi dei valori? Li lodiamo mai quando, pur non essendo stati bravi, sono stati buoni? Ecco, questo può fare la differenza. Noi premiamo un bambino quando, ad esempio, porta a casa un 8, un 9, un 10 e difficilmente lo premiamo allo stesso modo quando compie un'azione
buona. Io credo che l'attenzione sull'etica, sui valori, cioè il dire a un bambino sei stato buono, oltre che sei stato bravo, potrebbe, soprattutto in questi casi, fare la differenza.